Ciao a tutti. Seguendo la scia della scuola di maglia, io vi avevo già spiegato appunto il maglione classico. Oggi andiamo a vedere invece un tipo di maglione semplicissimo da realizzare, che ovviamente io consiglio per le principianti perché è un maglione che ha la forma a T o a forma di scatola. Nel senso che noi andiamo, come vedete, a realizzare un maglione, in questo caso vabbè è una giacchina, che ha praticamente la forma di una scatola, vedete che è tutta dritta, cioè è un rettangolo o un quadrato, e anche le maniche appunto vengono attaccate in lungo. Quindi non abbiamo delle forme come ad esempio il maglione classico, dove appunto invece si forma una sorta di mezzo cerchio da questa parte e anche da questo, dove appunto seguiamo la forma dello scalfo e di conseguenza andiamo a realizzare un maglione su misura nella schiena. È un maglione semplice da realizzare appunto e quindi lo propongo soprattutto alle principianti perché non avendo praticamente troppe maglie da eliminare, diciamo che è un maglione semplice. Allora, partiamo sempre come al solito dalla teoria e poi andiamo a vederlo in pratica, come realizzarlo. Allora, io vi ho fatto uno schemino come al solito per farvi capire più o meno che cosa andiamo a fare, o meglio, che cosa andiamo a realizzare. Allora, è chiaro che in questo caso io l'ho chiamato un modello a T, ci sono nei vari libri vari nomi con cui viene chiamato questo tipo di modello di maglione, quindi a scatola quadrata o non so, poi forse ce ne sono altri di nomi, non ho idea esattamente di come venga chiamato, però giusto per capirci, diciamo che il modello è più o meno questo che vi ho disegnato. Chiaramente esistono vari tipi di modelli, quindi diciamo, allora partiamo proprio dal più semplice in assoluto, io ve l'ho disegnato in velocità adesso, ma è giusto per capirci. Allora, il modello più semplice in assoluto è questo, cioè noi andiamo a realizzare un quadrato o un rettangolo, quindi in questo caso questo è il nostro dietro, cioè quindi noi andiamo a realizzare realmente un rettangolo o un quadrato e poi andiamo semplicemente a chiudere tutte le maglie in un'unica volta, quindi spalle e collo sono identici sul dietro del lavoro. Sul davanti andiamo a posizionare lo stesso numero di punti che abbiamo posizionato per il dietro, andiamo a realizzare la stessa altezza con la differenza che andiamo ad aprire almeno una sorta di collo. Le maniche sono semplicissime, nel senso che possiamo realizzarle in svariati modi, però hanno tutte la stessa, diciamo, cioè le terminiamo allo stesso modo. Quindi una volta arrivati all'altezza desiderata della manica, si chiudono le maniche tutte in una sola volta. Quindi si vanno poi a posizionare e quindi a cucire in questo modo. Possiamo decidere ovviamente di fare come abbiamo già visto nei video precedenti, quindi delle diminuzioni se le facciamo dal basso verso l'alto, oppure possiamo decidere di recuperare le maglie ovviamente da questa parte e poi andiamo a fare in questo caso allora, dal basso verso l'alto degli aumenti e invece se noi recuperiamo le maglie dal maglione stesso possiamo fare delle poi diminuzioni fino ad arrivare ovviamente al polsino. Questo è un tipo di manica. Ci possono essere anche delle maniche invece esattamente tutte a dritto, quindi di conseguenza la manica diventerebbe così. Ok, quindi anche in questo caso andiamo a fare una sorta di piccolo rettangolo o quadrato e poi andiamo a chiudere le maglie tutte in una volta e le attacchiamo al nostro maglione.
Questo diciamo che è il maglione più semplice in assoluto e che possiamo ovviamente indicare alle principianti, perché ovviamente chi ovviamente non è in grado ancora bene di fare troppi calcoli per eliminare delle maglie oppure aumentarle, in questo caso va semplicemente a realizzare sorte di rettangoli o di quadrati e poi le cuce tutte insieme. A tal proposito possiamo sbizzarrirci nel posizionare motivi svariati, quindi vanno bene le trecce, vanno bene motivi come ad esempio le foglie, eccetera. Perché? Perché quando noi andiamo ovviamente a crearle sul maglione non dobbiamo poi star lì a contare e quindi a diminuire ed eliminando delle maglie ovviamente andiamo a modificare poi il motivo, e quindi molte di voi poi mi contattano e mi chiedono ma come posso fare? E ovviamente lì ci sono dei calcoli da fare per far ritornare il motivo. In questo caso non ci sono nessun tipo di calcolo, quindi diciamo che possiamo tranquillamente realizzarlo. Allora, c'è da dire questo però, quando noi andiamo a fare questo tipo di modello, che è proprio il classico classico, ovviamente un pochino tenderà a tirare, eccetera, una volta indossato, perché ovviamente non avendo un minimo di scalfo, un minimo di, diciamo, diminuzione, ovviamente la maglia tende un po' a tirare. Poi dipende ovviamente chi ha molto seno, chi invece ha molta pancia, chi ha molti fianchi, eccetera. Quindi, però diciamo che questi maglioncioni, tra l'altro, si stanno molto utilizzando in questi ultimi anni, quindi diciamo che vanno bene perché sono anche abbastanza larghi, quindi tendono a coprire parecchio. Chiaramente dipende sempre da quanti punti noi andiamo a montare. Adesso vi faccio vedere invece un'altra tipologia di maglione sempre di questo genere, che però ha dalla sua, diciamo, un minimo di scalfo. Ed è questo, cioè io ho realizzato questo. Allora, in questo caso facciamo sempre una sorta di scatola, però in questo caso, come vedete, c'è una sorta di rientranza. In questo caso, ovviamente, andiamo ad eliminare alcune maglie per poter fare una sorta di scalfo. Sul dietro, allora questo è il dietro, quindi posizioniamo un tot di maglie, saliamo dove più ci piace per la lunghezza, dopodiché tagliamo delle maglie e continuiamo dritto, ok? E chiudiamo tutte in una volta, sia le spalle che il collo. Sul davanti facciamo esattamente lo stesso, quindi tagliamo le maglie che abbiamo tagliato per il dietro e saliamo tutto dritto. E poi ovviamente in questo caso io ho messo il collo in tondo, ma possiamo mettere anche un collo a V, eccetera, dipende ovviamente dai nostri gusti. La manica è più o meno uguale all'altra, dell'altro motivo che vi ho fatto vedere prima, solo che andiamo a ridurre a destra e a sinistra delle stesse maglie che abbiamo ridotto per il nostro scalfo. Dopodiché andiamo a chiudere le maglie, anche in questo caso, tutte in una volta. È chiaro che poi vi farò vedere man mano che andiamo a vedere con il video come dobbiamo fare. Questo diciamo che è la tecnica che utilizzo io. Ci sono anche tante altre tecniche, cioè non c'è solo questa. Andiamo a vedere più da vicino come dobbiamo fare. Allora, dunque, il nostro maglione è praticamente questo. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare, come vi ho detto, una sorta di rettangolo, arriviamo all'altezza desiderata, dopodiché iniziamo a chiudere.
Nel mio caso, ve lo abbasso un pochino, allora io generalmente vado a chiudere 5 maglie a destra e 5 maglie a sinistra. Volendo possiamo chiuderne solo 3 e poi proseguire tutto a diritto. In questo caso, diciamo chiudendo 5 maglie, vado ad eliminarne 3 all'inizio, 3 quindi a destra e a sinistra, dopodiché vado ad eliminare una maglia all'inizio, una maglia alla fine del ferro e poi di nuovo una maglia all'inizio e una maglia alla fine. In questo caso do un minimo, diciamo, di scalfo al maglione e quando poi vado a cucire non mi tira, diciamo, dalla parte dell'ascella con il seno e quindi diciamo che mi cade un po' meglio, solo per questo. Se invece non ve la sentite, ve l'ho detto all'inizio, potete tranquillamente fare un maglione tutto dritto, senza ovviamente dei tagli. Allora, la manica in questo caso sarà questa, cioè noi andiamo a fare una manica che una volta arrivato diciamo all'altezza dello scalfo andiamo a tagliare le stesse maglie che abbiamo tagliato praticamente nel maglione, ok? Quindi ne togliamo 3 e 3, poi una, una e chiudiamo tutte le maglie insieme. Questa è la nostra manica, non dobbiamo fare altro. Dopodiché andiamo semplicemente ad inserirla nel nostro maglione, diciamo, in questo modo. Cioè la inseriamo in questo modo chiaramente, quindi metà sul davanti e metà sul dietro. E andiamo semplicemente a cucirla in questo modo, ok? Non so se si è capito, però. Allora, cosa c'è di importante da capire in questo maglione? Allora, è abbastanza semplice. Davanti e dietro sono identici, con l'unica differenza che il dietro lo chiudiamo come avevamo fatto praticamente per il modello classico, che vi avevo già spiegato. Quindi proseguiamo tutto a dritto una volta che facciamo il pezzettino, diciamo, dello scalfo. Arrivate all'altezza della spalla, noi andiamo a chiudere in una sola volta le spalle e poi iniziamo a diciamo fare un minimo di collo. Questo per il dietro. Per il davanti facciamo allo stesso modo, cioè andiamo semplicemente a andare tutto dritto, tagliamo un pezzettino, proseguiamo tutto a dritto, facciamo lo scollo e chiudiamo insieme le spalle. Qual è la differenza tra questo modellino e il modello classico? Se voi vi ricordate, nel modello classico, chi diciamo ha un ruolo fondamentale nella struttura del maglione sono le nostre spalle, perché vi ho sempre detto, quando andiamo a fare il modellino classico, di andare a misurarvi le spalle perché in base a ovviamente i centimetri che ci sono nelle nostre spalle, noi andiamo poi a diciamo creare il nostro scalfo. In questo caso, cioè nel modellino a T, chi ha un ruolo importante è il collo, cioè a noi non ce ne frega niente di sapere quanti centimetri di spalle abbiamo in questo modello, perché chi diciamo detta legge in questo modello è il collo. Una volta che noi infatti proseguiamo a dritto, posizioniamo diciamo i centimetri del collo e quindi le maglie del nostro collo, il resto quando andiamo a chiudere va tutto nelle spalle e proprio per questo motivo la spalla in genere tenderà a scendere più del dovuto
Ecco perché, diciamo, in genere questa tipologia di modellino ha le spalle abbastanza scese, perché se il corpo di una persona, diciamo, arriva qui con la spalla, per ipotesi, avendo ovviamente tagliando il collo, tutto il resto va alla spalla. Quindi generalmente quando facciamo finta che qui ci sia il braccio, a volte arriva anche qui giù, ok? Quindi nel maglione che io vi ho già fatto vedere all'inizio, per esempio, vedete che occupa gran parte della spalla più una parte del braccio, quindi tende a scendere, come vedete. E come notate, la manica, se vedete, è cucita dritto. Adesso questo è un maglione ovviamente acquistato, quindi mm, lascia il tempo che trova, però per farvi capire che la manica è cucita tutta a dritto in una sola volta, quindi viene chiusa tutta insieme. Allora, vi ricordo le misure che dobbiamo andare a prendere. Allora, le misure che sono importanti in questo modello sono praticamente i centimetri che andiamo a recuperare per i fianchi. Quindi una volta che noi sappiamo i centimetri dei fianchi, posizioniamo il numero di maglie esatto e proseguiamo tutto a dritto. Allora, per tagliare queste maglie, cosa dobbiamo andare a fare? Sul diritto del lavoro tagliamo 3 maglie, proseguiamo a dritto, come vi ho sempre insegnato, arriviamo alla fine del ferro con il nostro vivagno. Nel ferro di ritorno, quindi sul rovescio del lavoro, togliamo altre 3 maglie e le togliamo al rovescio. Ci troviamo dunque, al terzo ferro. Al terzo ferro dobbiamo andare a eliminare una maglia a destra e una maglia a sinistra, quindi una maglia all'inizio e una maglia alla fine. La maglia dell'inizio verrà eliminata sempre trasformando il vivagno, quindi una maglia la lavoreremo al rovescio, che è il nostro vivagno, e andremo ad eliminare la maglia con una diminuzione semplice o con 2 maglie insieme a diritto ritorto. E in questo caso stiamo formando il nostro vivagno e questo è importante perché ci servirà poi per cucire la manica. Proseguiamo a dritto, le ultime 3 maglie le lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un rovescio. Torniamo indietro e lavoriamo tutto al rovescio. L'ultimo ferro di diminuzioni facciamo allo stesso modo, quindi un rovescio, una diminuzione semplice. Proseguiamo a dritto, le ultime 3 maglie le lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un rovescio. Torniamo indietro, tutto a rovescio e si prosegue tutto a dritto, senza più diminuzioni. Allora, un'altra cosa importante è che qualsiasi sia il nostro motivo che abbiamo creato per il maglione, le maglie vanno sempre eliminate sul davanti e sul dietro, queste 3. Quindi queste a diritto e queste a rovescio. Qualsiasi tipo di motivo noi andiamo a fare. Vi ricordo un'altra cosa. Allora, se facciamo la manica, cioè se noi lavoriamo la manica dal basso verso l'alto, in questo caso proseguiamo con le cioè con il vivagno che vi ho spiegato, quindi con un rovescio e una maglia la passiamo. Se invece la manica decidiamo di farla direttamente dal maglione, quindi riprendendo tutte queste maglie,
Andiamo a lavorare l'ultima maglia, quindi l'ultima da questa parte e l'ultima da questa a diritto, come se fosse praticamente una maglia rasata, anche se non so, ad esempio stiamo lavorando tutto a maglia rasata rovescia. Le ultime due maglie le lavoriamo comunque a diritto, quindi un diritto e un diritto, senza il rovescio, perché poi sarà molto più semplice andare a recuperare le maglie per creare la manica. Questo poi ve lo dirò comunque quando andiamo a vedere più nel dettaglio la manica. Adesso finalmente andiamo a prendere il nostro progetto e vi faccio vedere come realizzare questo pezzo, cioè come andare ad eliminare queste maglie. Allora, in questo caso io ho fatto un progetto di una maglia che poi vi farò vedere in un altro tutorial. Sto appunto facendo questo progetto. Allora, come vedete ho una base di maglia rasata e da questa parte c'è una treccia. Allora, dobbiamo andare ad eliminare le maglie che vi ho detto. Quindi andrò ad eliminare 3 maglie a destra, 3 maglie a sinistra. Queste 3 maglie le andremo ad eliminare sul rovescio del lavoro. Dopodiché elimineremo una. Quindi andiamo a vedere come le dobbiamo andare ad eliminare. Allora, la prima maglia la spostiamo sul ferro di destra senza lavorare. Dopodiché proseguiamo con un diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda e abbiamo eliminato una maglia. Di nuovo un diritto, accavalliamo la prima sopra la seconda ed eliminiamo la seconda maglia. Diritto, accavalliamo e chiudiamo e ho eliminato praticamente le mie prime 3 maglie. Proseguo con il mio motivo fino ovviamente ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine io proseguo con il mio motivo e questo è sempre il vivagno, quindi passo una maglia senza lavorare e l'altra la lavoro a rovescio. Il secondo ferro andiamo ad eliminare le altre 3 maglie, quindi sul rovescio del lavoro. Siccome ci troviamo appunto sul rovescio del lavoro, andiamo ad eliminarle a rovescio. Quindi la prima maglia passa a rovescio senza lavorare. La seconda la lavoriamo a rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda ed è 1. Di nuovo 2, quindi un rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda e 3. E abbiamo eliminato 3 maglie. Proseguiamo fino alla fine del ferro. Allora, siamo adesso arrivati al terzo ferro. Quindi abbiamo visto che abbiamo fatto il taglio da questa parte, quindi le 3 maglie. Adesso ci troviamo da questa parte e dobbiamo eliminare una maglia. Allora, la possiamo eliminare in svariati modi. L'importante è che noi proseguiamo con cioè, la creazione sempre del vivagno. Vi ricordo che questo tipo di vivagno ci serve per andare a cucire la manica, se la facciamo dal basso verso l'alto. Se invece la manica la vogliamo, diciamo, riprendere dal maglione stesso e quindi dall'alto verso il basso, in quel caso questo tipo di vivagno non lo andiamo a fare, ma andiamo a lavorare sempre e soltanto la prima maglia tutta a diritto, a prescindere dal motivo che noi stiamo andando a fare. Quindi in questo caso io lo andrò a fare dal basso verso l'alto, quindi proseguo con il mio vivagno, per cui andiamo a togliere le maglie, perciò andiamo a fare un rovescio
che sarà il nostro vivagno, e queste due maglie le lavoriamo insieme perché ci servono per mm, ovviamente eliminare le maglie. Quindi che cosa andiamo a fare? Possiamo fare in due modi. O facciamo una diminuzione semplice, quindi in questo caso passiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo a diritto la seconda maglia e accavalliamo la prima sopra la seconda. E in questo caso abbiamo fatto la nostra diminuzione e abbiamo iniziato a creare la nostra maglia di vivagno. Oppure possiamo fare in questo modo. Spostiamo sul ferro di destra la maglia prendendola come se fosse un diritto, lavoriamo, cioè la riportiamo con il ferro di sinistra prendendola in questo modo, quindi come se fosse un rovescio, e le lavoriamo insieme a diritto ritorto, in questo modo. E anche in questo caso abbiamo fatto il nostro vivagno. Dipende sempre ovviamente da come preferite voi acchiappare le maglie. Proseguiamo a questo punto per diciamo il nostro motivo e terminiamo, ci arriviamo fino alle ultime 3 maglie. Allora, le ultime 3 maglie abbiamo detto che dobbiamo lavorarle 2 maglie insieme a diritto. Aspettate che... Ecco. Quindi noi andiamo ad eliminare le maglie in questo modo. Facciamo 2 maglie insieme a diritto e questa che è l'ultima la lavoriamo a rovescio e sarà il nostro vivagno. Allora, il quarto ferro, che poi è il ferro di ritorno, lavoriamo le maglie semplicemente come si presentano, quindi non dobbiamo eliminare nessun tipo di maglia. Ci troviamo al quinto ferro, quindi dobbiamo eliminare le ultime maglie, quindi una a destra e una a sinistra, quindi le ultime 5. Per cui proseguiamo allo stesso modo di prima. Quindi andiamo a fare il nostro vivagno, quindi un rovescio, stacco una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, presa a diritto, la riprendo a rovescio sul ferro di sinistra e le lavoro insieme a diritto o ritorto. Oppure andiamo a fare una diminuzione semplice. E proseguiamo, arrivati a questo punto, come ovviamente abbiamo deciso il nostro maglione e ci fermiamo alle ultime 3 maglie. Allora, arrivate alle ultime 3 maglie, le lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un rovescio. Naturalmente questo ferro lo andiamo a lavorare come si presentano le maglie. Allora, come possiamo vedere abbiamo fatto praticamente un minimo di scalfo a destra e a sinistra, ok? Adesso non ci resta ovviamente in questo caso che andare a lavorare tutto a diritto, senza più nessuna diminuzione. Allora, un'altra diciamo chicca che vi posso dare è questa. Allora, se diciamo, nel maglione classico, ok, dallo scalfo diciamo alla spalla più o meno, e ripeto, questi sono comunque diciamo delle misure standard, poi bisogna sempre vedere un pochettino addosso, però se dallo scalfo diciamo alla spalla l'altezza era di circa 19-20 centimetri, nel modellino AT l'altezza diciamo, dal taglio dello scalfo fino alla spalla siamo invece a circa 22
23 centimetri. Perché? Perché ovviamente non avendo uno scalfo ben delineato come in questo caso, ehm, ovviamente tende ad avere più lunghezza per poter diciamo calare meglio, ma è sempre una cosa generica, quindi vi consiglio sempre di misurarvelo se potete. Poi, come al solito, vi ricordo che ovviamente il collo, più o meno le misure sono quelle, quindi che vi avevo già dato in altri video, quindi più o meno per le donne siamo tra appunto i 16 e i 18 centimetri, per l'uomo intorno ai 20, e per il bambino ovviamente cambia ovviamente in base all'età, e comunque anche in questo caso vi avevo detto che vi avrei dato delle misure, sto lavorando anche su quello, datemi un po' di tempo e uscirà anche il video su tutte le misure che vi servono. Per oggi ci fermiamo qui e in seguito poi vi farò vedere come si realizza la manica a T per ovviamente questo modellino di maglia. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!